Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Come accennato in qualche video precedente, partecipando al campionato nazionale per homebrewers organizzato dal Movimento Birrario Italiano, grazie alla vittoria della menzione speciale con la Czech Dark Lager alla sesta tappa, mi sono classificato alla finalissima di campionato che si terrà sabato 1 marzo al The Drunk and Duck Pub di Quinto Vicentino. Il regolamento prevede che ogni homebrewers dovrà presentare una birra stile designato e una birra stile libero, più altre che si possono sbloccare come bonus per punteggi ottenuti o per le menzioni speciali. Anche io quindi con la vittoria della menzione speciale ho sbloccato una birra in stile libero da poter presentare in più, quindi potrò presentarne due. Per quanto riguarda invece lo stile di birra designato dal Moby è stata scelta l'Alt Beer. Non ho ancora scelto le due birre da presentare a stile libero. Ho qualche buona produzione di questa stagione che avete sicuramente visto nei precedenti video e purtroppo poco tempo per prepararne delle nuove. Comunque ho deciso di non rivelare prima dell'evento quale birre presenterò a stile libero. Un po' per segretezza, ma soprattutto per non condizionare qualche giudice che vedendo i miei video potrebbe riconoscere la birra. Quindi mi sembra più corretto non rivelare le birre a stile libero adesso. Per quanto riguarda invece la birra a stile designato, come prevede il regolamento, ogni finalista è obbligato a presentare un Alt Beer. Stile 7B del manuale BJCP, categoria delle Amber Bitter European Beer. Si tratta di uno stile originario della città di Düsseldorf in Renania, poco distante da Colonia, che prende il suffisso alt dalla parola tedesco che sta per vecchio, indicando il vecchio metodo di produzione della birra in quella regione, cioè con lievito ad alta fermentazione. Lo stesso lievito utilizzato nelle Kolsch della vicina città di Colonia. Una peculiarità di questo stile è che utilizzi un lievito ad alta fermentazione, ma fermentando a temperature più basse e subendo poi un lungo condizionamento al freddo, quindi una vera e propria lagerizzazione, come se si trattasse di una birra a bassa fermentazione. Questo gli conferisce un profilo molto pulito e neutro che potrebbe farla scambiare facilmente per una birra a bassa fermentazione. Viene considerato infatti uno stile ibrido. Come sicuramente tutti i finalisti, ho cercato di leggere e studiare un po' i segreti di questo stile, partendo dalle materie prime alle tecniche utilizzate. Purtroppo prima di questa occasione ho avuto modo di assaggiare appena due Alt Beer prodotte in Italia, che non ho trovato affatto male, però per conoscere meglio lo stile sarebbe l'ideale assaggiare le autentiche Alt Beer di Düsseldorf, magari proprio nelle storiche birrerie dove viene servita dalle botti di legno negli iconici bicchieri. Mi accontenterei comunque di un assaggio in bottiglia di queste versioni. Ho scoperto che sono molto difficili da reperire qui in Italia, non è facile trovare degli store online che hanno varietà diverse di Alt Beer da poter spedire in Italia. Per assaggiare queste birre ho dovuto scomodare la mia amica Giulia che vive in Germania e che ringrazio per aver fatto da tramite nella spedizione del pacco. E sono riuscito ad avere il set di 5 Alt Beer da parte di Alt Beer United. Vi parlerò poi delle mie impressioni su queste 5 birre. Ma prima vediamo cosa dice il manuale BJCP su questo stile. Una birra ad alta fermentazione lagerizzata, dal colore che va dall'ambrato carico al ramato intenso, limpida e brillante, con schiuma bianca, cremosa e densa. Aroma maltato che va dal pane brustolito al caramello e nocciola. Pur avendo un colore che suggerisce l'uso di malti tostati, l'aroma non dovrebbe spingersi su note torrefatte. Aroma di luppolo speziato, pepato e floreale, da moderato a basso. Esteri medio-bassi opzionali. Gusto equilibrato e pulito con maltato iniziale ben bilanciato da un amaro deciso e persistente, che emerge ancora di più grazie anche a una buona secchezza finale. Al gusto non dovrebbe spingersi sul tostato, può avere un carattere minerale dato dalla salinità dell'acqua, corpo medio morbido e carbonazione media, nessuna astringenza. Vi condivido brevemente le note sulle Alt Beer che ho assaggiato. La prima è la Schlussel. In aroma era moderatamente maltata con caramello tostato e frutti rossi. Luppolo piuttosto speziato, gusto bilanciato, l'ho trovata più amara che dolce, con un amaro che rimane lungo e persistente sul finale. Mouthfeel cremoso, corpo leggero e carbonazione bassa. La Function invece aveva un aroma speziato ed erbaceo, al gusto l'ho trovata abbastanza bilanciata, forse un po' più dolce che amara, e con delle note torrefatte che viravano quasi verso l'affumicato. Poco caramello, lievemente astringente sul finale.
La Kurzer, a differenza delle altre Altbier, è una birreria più giovane e moderna. L'ho trovata speziata ed erbacea come aroma, gusto bilanciato con note di caramello, pane bruciato, note torrefatte e leggero caffè. Amaro persistente nel finale, scaldandosi emergono un po' anche aromi fruttati, corpo e carbonazione media, non astringente. La Weirig invece aveva un aroma di luppolo speziato, leggerissimo caramello e leggero fruttato. Al gusto mi sembrava molto orientata sull'amaro, la più amara tra quelle che ho assaggiato. Poco caramello e appena un accenno di biscottato sulla parte maltata. Amaro lungo e un po' di astringenza sul finale. Infine la Schumacher, da molti considerata una delle più buone e autentiche, ed è forse la birreria attualmente presente più antica. L'ho trovata con un aroma intensamente maltato, con una forte presenza di caramello ed un luppolo speziato e terroso, anche qui leggeri esteri fruttati. Al gusto era molto dolce con un intenso caramello, con un amaro bilanciante ma poco persistente nel finale. Tra le 5 che ho assaggiato è sicuramente la più dolce e mi sembra anche la più chiara. Corpo medio e un'ottima cremosità nel mouthfeel. La prima cosa che ho notato assaggiando queste birre è che, nonostante le differenze anche abbastanza evidenti su alcuni punti, come il bilanciamento dolce-amaro o la presenza di leggere note torrefatte, lo stile mi sembra molto ben inquadrato. Rispetto alle Bierdegard dello scorso anno, per esempio, che potevano avere tantissima variabilità su molti punti e che rendeva anche molto difficile il lavoro dei giudici, su questo stile i range e le caratteristiche che la birra deve avere sono molto più stretti e centrati. Sull'amaro si può spaziare molto, dai 25 ai 50 IBU. Tutte le birre che ho assaggiato avevano un amaro ben presente, ma il bilanciamento può propendere un po' sul dolce o più sull'amaro. Anche sul colore c'è un range abbastanza largo, anche se a spingersi sulla parte alta del range si rischia di far tirar fuori un po' di note torrefatte che a quanto ho capito non sono troppo ben gradite. Quindi io mi orienterei nella parte medio-bassa per quanto riguarda il range del colore. Altra peculiarità che ho notato assaggiandole è che tutte queste birre hanno un carattere molto pulito e neutro, tant'è che, non sapendolo, sicuramente le avrei potute scambiare per delle birre a bassa fermentazione. Personalmente non ho percepito questi esteri fruttati in modo così evidente, e quelli che ho percepito potrebbero anche derivare dai malti speciali. Sul bilanciamento dolce-amaro, esclusa la Schumacher, devo dire che in linea generale le ho trovate abbastanza amare. Mentre prima, leggendo soltanto le descrizioni, mi ero fatto un'idea di birre molto maltate con un intenso aroma di caramello. Infatti ero orientato a usare un mix di malti Vienna e Monaco, come ho fatto per la Marzen o per la Bierdegard lo scorso anno, per esaltare le note di caramello. Ma dopo aver assaggiato queste birre ho capito che le note di caramello comunque devono essere presenti, ma non troppo. Quindi sicuramente opterei per un mix di malti Pilsner e Vienna e percentuali ridotte di malto Monaco per quel tocco di caramello. Per quanto riguarda il luppolo, l'ideale è un luppolo dal profilo speziato e floreale, quindi un profilo tipico da luppolo nobile. Ho letto che molte Altbier autentiche utilizzano varietà come lo Spalt in aroma e a volte il Perl in amaro. Purtroppo non ho trovato nessuna di queste due disponibili al momento dell'ordine, quindi ho optato per un Hallertau e un Satz. Per quanto riguarda il lievito, per fortuna su questo stile non c'è da pensarci troppo. Il ceppo indicato è il German Ale, che esiste sia in formato liquido, prodotto dalla Weiss o dalla White Labs, ed è lo stesso lievito che si utilizza per le Kolsch, e sia in formato secco, il K97 della Fermentis. Di quest'ultimo in formato secco non ho mai avuto l'occasione di provarlo, invece il ceppo liquido lo conosco già perché è lo stesso che ho utilizzato lo scorso anno sulla Bierdegard. Avendo un solo tentativo a disposizione, ho deciso di programmare anche qui un batch più grande e di provare sia il ceppo liquido che il ceppo secco in due fermentatori separati, e poi deciderò la migliore da presentare. Ultimo punto importante, la lagarizzazione. È uno stile per cui è indicato un buon periodo di lagarizzazione di non meno di 3 settimane. E considerando che anche la fermentazione primaria avviene a temperature un po' più basse del solito, parliamo di un periodo di circa 40-50 giorni dalla cotta all'imbottigliamento. Anche quest'anno purtroppo mi trovo agli sgoccioli con i tempi, perché anche se ho avuto il pass per la finale il 24 novembre dello scorso anno, mi trovavo in quel momento con i fermentatori impegnati con due fermentazioni abbastanza lunghe, su due cotte di cui ancora non vi ho parlato, una quadruple e una Wievi. Ma anche volendo, una volta qualificatomi per la finale, non sarei stato in grado di brassare subito questa birra, perché ci è voluto comunque un buon periodo di studio sulle tecniche, le materie prime e anche per gli assaggi.
quindi mi sono ridotto ai primi di gennaio. La birra al momento è in fermentatore e sta completando le ultime fasi. Vi parlerò poi della cotta completa in un altro video e se tutto va bene la birra arriverà in finale con appena 2 settimane di rifermentazione. Questo perché ci tengo a fare almeno 2-3 settimane di lagerizzazione. Avendo usato questo ceppo per Kolsch lo scorso anno, mi ricordo che 10 giorni di lagerizzazione non sono bastati a pulire per bene la birra, che era arrivata molto velata in finale. Ma su una Bière de Garde questo non è affatto un problema. Sulle altre birre invece lo è, perché è una birra in cui è molto importante la pulizia non solo visiva, ma soprattutto al palato. E il ceppo Kolsch ha una flocculazione molto lenta. In effetti su uno stile di birra del genere che necessita di una buona lagerizzazione non sarebbe stato male avere più tempo a disposizione. Nei prossimi video vi parlerò poi del giorno della cotta, argomentandovi le scelte che ho fatto e le tecniche che ho adottato. Quindi seguite il canale per rimanere aggiornati, se avete dubbi o domande o volete darmi qualche suggerimento scrivetelo sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto è molto gradito il vostro like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportarmi e rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Ci vediamo al prossimo video!